arrivare? Va bene. Ciao. Tutto a posto? Ciao. Va bene. Noi lavoriamo, è una piccola azienda di circa 5 ettari, adesso siamo arrivati a 5 ettari. Abbiamo deciso di rimanere piccoli perché così facciamo tutto tanto noi, dalla potatura all'imbottigliamento. Lavoriamo tutto manualmente. Qui adesso facciamo, diciamo, il giro inverso. Vi racconto prima la parte della vinificazione. Noi raccogliamo tutto quanto a mano, portiamo tutte quante le uve con delle cassettine di plastica e qui inizia la prima fase, quella della fermentazione alcolica. Fino al 2009 noi facciamo due vini, Cirsium e Silene, sono tutti e due cesanesi in purezza, però il Silene è più una vinificazione tradizionale, il vino più versatile a tavola, mentre il Cirsium, diciamo, è il vino un po' più importante rispetto che viene da un crudo, una vigna vecchia di 60 anni. Per quanto riguarda il Silene, le macerazioni non raggiungono mai gli 8 giorni, addirittura le annate più calde, per non estrarre troppo, facciamo una macerazione sulle bucce di circa 3 giorni, 3 giorni e mezzo. Mentre sul Cirsium facciamo una macerazione un po' più lunga, comunque non supera mai i 15 giorni. Dal 2010 abbiamo iniziato a utilizzare il cemento, sia per quanto riguarda le fermentazioni e sia per quanto riguarda gli affinamenti. Quindi dal 2010 il Cirsium fa la fermentazione alcolica, la fa in cemento, mentre il Cirsium in cemento, mentre il Silene lo fa in acciaio. E qua dentro c'è tutta la nostra produzione, la Nava 2013. Il vino appena entra qua dentro, fino alla fermentazione alcolica, portiamo la temperatura a 22 gradi, in modo che riusciamo a far partire spontaneamente sia la fermentazione manolattica, senza l'aggiunta di batteri, e soprattutto riusciamo a far terminare la fermentazione zuccherina, i zuccheri residui, perché il cesanese è un vitigno che ha una gradazione zuccherina molto importante e quindi in antichità appunto veniva utilizzato per fare i vini dolci, e comunque pure chi lo faceva i vini secchi c'era sempre un residuo zuccherino importante, e questo oltre che, secondo me, sarà che a me non piace i dolci, quindi era una cosa che non piaceva, però la cosa più importante è che non permetteva di fare dei vini di invecchiamento, perché magari poi col caldo ripartiva la fermentazione durante quando sta in bottiglia e quindi il vino si rovinava, e quello si diceva che il cesanese d'Olevano era un vino che non durava negli anni. Mentre facendo terminare tutte le fermentazioni, poi con la gradazione alcolica, sono sempre vini che stanno sui 13-14 gradi, quindi sono vini che non c'è nessun problema, quindi non rimangono stabili. Noi vinifichiamo e affiniamo tutto separatamente per quanto riguarda il Silene, perché il Silene è un blend di 3 vigne, e una vigna che ha circa 14 anni, che ho rimpiantato io, una vigna degli anni 80 che l'ha rimpiantata mio nonno, e l'altra vigna che abbiamo sempre rimpiantato noi, che però ha 7 anni, è sempre cesanese da file, però sta su un altro appezzamento, perché noi abbiamo 4 ettari e mezzo tutti accorpati, che stanno dove andiamo dopo a pranzo, stanno su una collina che terreni di terra rossa d'origine vulcanica, mentre l'altro appezzamento sta in una zona più alta, però c'è un'altra esposizione e soprattutto c'è un altro terreno, c'è terreni di terra bianca, terra più argillosa. Questo appunto è il cesanese da file, quindi rispetto all'altro del comune c'ha i grappoli leggermente un po' più piccoli, diciamo il vitigno quello storico, c'ha i grappoli più piccoli, più serrati, e vengono vini un po' più complessi, come tannino, mentre per quanto riguarda il cesanese comune c'ha i grappoli più grossi, infatti diciamo viene considerato come il fratello minore, però secondo me noi lo vinifichiamo e lo mettiamo nel Silene, e secondo me nel Silene ci sta bene, soprattutto non tanto in quest'annata che comunque non ce ne sarebbe tanto bisogno, ma soprattutto nelle annate quelle più calde gli dà quella bevibilità, quella freschezza che serve, nel senso che mi serve a me su quel vino. Il mio piccolo era un po' troppo invadente, no? Quindi alla fine andava un po' a perdere la tipicità, e ti ripeto, io nei vini che faccio io la cosa secondo me essenziale è il legame col vitigno e col territorio, quindi se andavo a fare un cesanese, sì, per carità, era pure magari a tanti poteva piacere pure di più rispetto all'altro, però andava a perdere la tipicità, secondo me era una sconfitta per me, capito? Il legno grande il legno grande magari è più lento rispetto al legno piccolo, però mi rilasciava un vino più cesanese. Io quando ho iniziato mi hanno preso tutti per matta, volevano, quando iniziai a fare i primi tiratamenti, a fare le prime le potature corte, perché comunque noi il vino lo vendevamo, non è che c'erano problemi di vendita del vino. Purtroppo la fortuna e la sfortuna nostra è stata Roma. Roma è un mercato che assorbe tutto quanto, quindi qualsiasi cosa tu fai a Roma comunque la vendi, però a me non mi interessava, infatti come ho detto io prima, io pensavo che Roma comunque fosse il mio mercato di riferimento. Quando io ho iniziato a fare il vino, io sono uscito dal mercato nel 2003, il vino mio a Roma non lo vendevo, perché tutti quanti comunque c'era il pregiudizio dei vecchi vini e mi dicevano no, al cesanese ho preso una fregatura una volta, ma chi lo vuole? Mentre fuori non lo conosceva nessuno, pensavo fosse un nome di fantasia e lo vendevo.
sempre nel 2013. Questo qua dopo... buono. Buonissimo. Poi la cosa strana all'inizio... Questo è il 2013, questa è la vigna vecchia. Quando abbiamo appena finito le fermentazioni alcoliche non mi piaceva tanto. Però la vigna vecchia poi alla fine, dopo qualche mese, c'è sempre un suo perché, esce sempre fuori. A me questa è l'annata 2013, mi piace tanto, è molto simile alla 2009, quindi è un po' l'annata che cerco io, si potessi mettere... Era quell'annata di quando abbiamo cominciato. Quella che sta in commercio adesso, sì. Quindi è un'annata che soprattutto sulla vigna del Cizium che c'ha sia la complessità della vigna vecchia, però c'ha pure la bevibilità dell'annata, quindi è un Cizium un po' come ci piace a noi praticamente. Non lo so, poi io sono un po' di parte, quindi però a me piace tantissimo. Vabbè, io i vini miei li faccio i vini che mi piacciono a me, io non sono andato mai non ho fatto mai vini per il mercato, non sono mai sceso praticamente a fare quello che mi chiede al mercato, ho fatto sempre i vini che mi piacciono a me e ho scelto sempre quelle fette di mercato che gli piacciono gli stessi vini miei, no? Perché essendo un'azienda piccola secondo me sarebbe stato assurdo fare i vini per milioni di persone. Non dico che i vini miei sono più buoni degli altri, però sicuramente hanno una tipicità, una cosa un carattere che tanti altri vini non hanno, perché secondo me è assurdo fare Cesanese che sa di Cabernet o di Merlot, perché il discinario lo ammette come ho detto prima, però cioè, se uno sceglie di bere Cesanese perché vuole bere una cosa diversa, no? E se no se mi do bere un Cesanese e sa di Merlot vado a comprare un Merlot che ci stanno 30 milioni di aziende che lo fanno e sono 30 milioni più buoni, capito, rispetto a quello che potrei fare io di Cesanese e sa di Merlot. Quindi l'idea mia è stata quella là, di rimanere piccolo e quindi riuscire a fare tutto quanto noi, dalla potatura all'imbottigliamento un'azienda e soprattutto rimane legato il più possibile al vitigno e al territorio, e questo è quello che ci ha ripagato. Purtroppo sta cosa l'hanno capita più prima fuori che a Roma, però adesso la cosa importante è che per Roma si capisce. Guarda bene, ci vedi questa cosa.